Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi farò conoscere questo piccolo rifilatore della Top Shack. Questo mi è stato inviato addirittura a settembre e infatti in quel periodo ve l'ho fatto conoscere pure sul gruppo Telegram. In tanti di voi lo avete acquistato, c'era un codice di sconto, mi pare che costasse con lo sconto attorno a 20 o 25 euro. Il suo prezzo però è circa 30 euro, quindi spero di riuscire a ottenere di nuovo quel codice di sconto in modo da farvi risparmiare e farvelo pagare il meno possibile. Pensate che sul sito internet ne risultano venduti più di 4.300 esemplari. Ho guardato sul web, effettivamente chi lo ha acquistato e chi lo ha provato si ritiene soddisfatto. Si tratta di un rifilatore economico, nulla di professionale, però rispetto a tanti altri rifilatori economici mi sembra fatto molto meglio. Quindi non resta che provarlo e vedere effettivamente come si comporta sul campo facendo un paio di fresature. Il modello è TS e T1, quindi mettiamolo sul bancone, facciamo un paio di fresature, vediamo come si comporta, guardiamolo per bene da vicino e poi assieme trarremo le conclusioni. Iniziamo. E allora, guardiamolo da vicino, vediamo com'è fatto, guardiamo tutti i pro e tutti i contro. Dunque, questa è la confezione con cui viene venduta, una semplice scatolina di cartone, anche se io lo possiedo da settembre, quindi probabilmente qualcosa nei nuovi esemplari dalla confezione o la dotazione potrebbe anche essere cambiato, ma in linea di massima comunque per quanto riguarda l'utensile rimarrà questo. Guardiamo subito com'è fatto, ha un corpo in metallo, questo è il mandrino nel quale va inserita la fresa, come vedete da questa presa d'aria si vede anche una ventola. E qua c'è una sorta di scala graduata però senza alcun riferimento. Effettivamente queste scale graduate si utilizzano poco, va misurata sempre l'escursione della fresa per poter capire quale profondità abbiamo. La parte alta invece è in plastica, anche qua ci sono delle prese d'aria, sulla parte laterale ci sono gli alloggiamenti per i carboncini. Svitandolo si può rimuovere il carboncino e infatti in dotazione vengono dati anche due carboncini di ricambio. Continuiamo a guardare quindi l'utensile. Sulla parte alta abbiamo il tastino di accensione, quindi rivolto verso la nostra sinistra sarà spento, spostandolo verso destra sarà acceso e non ha alcuna regolazione della velocità. Il cavo di alimentazione è lungo circa 1,5 m e troviamo una presa sciuco. L'utensile risulta pesante e massiccio, soprattutto in proporzione alle dimensioni, ha un bel peso, mi piace, quindi vuol dire che sono stati utilizzati dei materiali, dei componenti robusti. Certo, rimane comunque un utensile economico, ma rispetto a tanti altri che mi è capitato di avere fra le mani o che mi hanno proposto di recensire e per i quali mi sono rifiutato di portare quegli articoli sul canale, questo obiettivamente mi dà una buona impressione. Dovremo vedere però come si comporta. Allora, guardiamo anche le caratteristiche tecniche. Il modello è TS-ET1, 220 volt, potenza massima 800 watt. Il diametro del codolo delle frese che possiamo utilizzare deve essere da 1/4 di pollice, quindi 6,35 mm. Il numero di giri è fisso, 30.000 giri al minuto, ovviamente a vuoto. Le dimensioni sono 20 cm x 9 cm x 8 cm e mezzo. Peso 1,8 kg, come vi dicevo, abbastanza massiccio. Materiale alluminio e plastica e poi l'elenco di quello che troveremo all'interno della confezione, ma che vi farò vedere io adesso. Questa è la base che ci permette di vedere da qualunque angolazione quello che stiamo facendo, anche se non è perfettamente trasparente, è un po' opaca, però ci permette di lavorare con comodità. Sulla parte alta abbiamo questa impugnatura in gomma e vi ricordo che questo utensile va spinto sempre dalla parte bassa per evitare di inclinarlo durante la spinta. Va inserita in questo modo. Una volta decisa la profondità basterà stringere questo pomello per poterla fissare. Stringete bene perché altrimenti scorrerà. Quindi in questo modo avremo una buona tenuta e non si muoverà più. Questo pannello invece servirà per utilizzare i vari accessori. Infatti in dotazione viene data questa battuta, serve per poter eseguire i bordi e poter fare delle fresature parallele al bordo delle superfici, più quest'altro accessorio dotato di una rotellina che va montato allo stesso modo nello stesso punto e serve come ricopiatore, quindi serve per ricopiare i bordi e le forme già esistenti. Ovviamente verranno date delle piccole chiavi di servizio, lamiera per poter utilizzare, ma vi consiglio di utilizzare delle buone chiavi. E adesso montiamo una fresa e proviamo a fare un paio di prove. Vi ricordo che la fresa va montata sempre con la spina staccata per evitare di farci male. È sempre necessario prima staccare l'alimentazione elettrica. Quindi facciamo subito una prova utilizzando questa piccola fresa per fare una scanalatura su questa superficie e utilizzeremo anche la battuta parallela. Allora, per poterla utilizzare basterà inserire la fresa all'interno del mandrino e dopo stringere. Per poterla stringere dobbiamo bloccare l'alberino con la chiave più piccola, giriamo finché si ferma questo dado, dopodiché con un'altra chiave dovremo serrarla. Non è necessario stringere con molta forza, basta dare un serraggio deciso senza stringere proprio a morte.
A questo punto inseriamo la base, decidiamo quale debba essere la sua escursione, in questo caso circa 3 mm, stringo, mi assicuro che il tasto di accensione sia posizionato su off e collego l'alimentazione elettrica. Ok, quindi si accende di scatto, do anche un piccolo contraccolpo e poi si ferma lentamente. A questo punto inserisco questa guida, stringo questo pomello che obiettivamente non viene facilissimo perché è piccolo, quindi necessita di un po' di spazio in più in realtà. Comunque per questa cifra ci accontentiamo, dai. Svito questa vite a farfalla, questa va assemblata così come la vedete, l'ho assemblata io perché arriva smontata, e allora stringiamo, decidiamo quale distanza debba avere, ci accontentiamo per ora di un esempio, quindi non sto là a prendere alcuna misura. Dopodiché posso fare la mia prima fresatura, quindi metto uno spessore per sollevare il pezzo e facciamo subito la prova. Allora la avvio, proviamo a fare questa fresatura, questa scanalatura su questa superficie e vediamo che risultato otteniamo. Ovviamente il risultato dipende anche dal tipo di fresa che utilizzerete, quindi do una passata di carta abrasiva per evitare che il risultato venga condizionato dalla qualità della fresa che ho utilizzato. E questa è la scanalatura, come vedete è venuta molto pulita, perfettamente dritta, utilizzando la guida, quindi ho seguito questo lato che come vedete ha un'angolazione differente da questa, quindi non è perfettamente a 90 gradi e quindi se avessi utilizzato una squadra a 90 gradi non sarei riuscito a ottenere la stessa angolazione che abbiamo da questa parte. Invece con la battuta parallela sono riuscito perfettamente a seguirla. Ovviamente può essere utilizzata anche a mano libera, quindi se abbiamo necessità di creare un solco, di creare un foro eccetera, possiamo tranquillamente utilizzarla manualmente senza l'utilizzo di questo accessorio. E adesso voglio farvi vedere un altro utilizzo che ci permette questo accessorio, quindi ci consente di trasformarlo in una sorta di compasso. Basta montare la battuta parallela al contrario rispetto a come era posizionata poco fa e sfruttare uno dei due fori per poter decidere il diametro del foro che dobbiamo realizzare, comunque del cerchio. Quindi si solleva leggermente, si accende. E come vedete sono riuscito ad ottenere un cerchio sfruttando quell'accessorio. Quando vi dico che sono chiavi di cortesia mi riferisco effettivamente al fatto che queste chiavi vengono date in dotazione proprio per non lasciarvi sprovvisti, ma utilizzate delle chiavi inglesi di buona qualità, non accade nulla, semplicemente si rompono e siete costretti a buttarle. E allora ragazzi, adesso ho cambiato fresa, quindi proviamo a rifilare il bordo di questo multistrato di pioppo. Collego la spina e iniziamo. E vi do pure un paio di consigli, comunque un promemoria sull'utilizzo di questi utensili durante la rifilatura dei bordi. E allora ragazzi, la rifilatura dei bordi va fatta sempre spingendo la fresatrice nel senso opposto al senso di rotazione. Pochi giorni fa in chat parlavo con un ragazzo che mi diceva che in base alla posizione in cui si trova lui rispetto al rifilatore si confonde per il senso di rotazione. Basta guardare ovviamente la parte tagliente della fresatrice, in questo caso sono rivolte in avanti, quindi dobbiamo spingere sempre in senso opposto al senso di taglio, in questo caso dalla mia destra verso la mia sinistra. Nel caso in cui dobbiamo lavorare invece al centro di una tavola per fare una scanalatura non c'è bisogno di tenere conto della posizione o del senso di rotazione, perché ovviamente in qualunque lato spingeremo una parte dei taglienti sarà nel senso opposto alla rotazione, invece l'altra parte sarà nello stesso senso. Quindi questa è una fresa dotata di cuscinetto, seguirò il bordo di questa tavola di multistrato di pioppo e non ho bisogno né di guide né di altro.
E allora, in questo caso il lavoro è venuto perfetto, come vedete. C'è un lavoro di fresatura, ovviamente il risultato viene condizionato come sempre da queste venature, però la qualità del lavoro è perfetto. Ecco, così si vede molto molto meglio. È sempre necessario poi dare un colpo di carta abrasiva, però come vedete il lavoro è stato fatto davvero molto bene. Adesso proviamo a rifilare anche il bordo di questo asse di legno, quindi l'accendo e proviamo a fare lo stesso tipo di rifilatura del bordo. Come vedete, un lavoro eseguito molto molto bene. E allora ragazzi, ho finito con questa veloce prova su questo rifilatore. Cosa dire? È un rifilatore economico che come vedete permette di lavorare senza alcun problema, di ottenere delle buone scanalature e per rifilare i bordi. La differenza con una fresatrice è che solitamente la fresatrice è più grande, ha due impugnature, permette di fare lavori molto più impegnativi, invece un rifilatore permette di rifilare i bordi, che è solitamente quello che facciamo più frequentemente noi hobbisti, e di creare delle piccole scanalature. Comunque devo dire che obiettivamente ha lavorato bene. Cosa non mi è piaciuto? Non mi è piaciuto il fatto che manca la regolazione fine di profondità, quindi dobbiamo andare con un profondimetro oppure con un righello. Certo, una regolazione micrometrica sarebbe stato meglio, ma stiamo spendendo 20 euro. Mi sarebbe piaciuto se ci fosse stato un accessorio che mi avesse permesso anche di utilizzare un aspiratore. E invece, come avete visto, ho riempito il bancone di trucioli. Effettivamente l'aspiratore serve, fa davvero tantissimo comodo, però mi è piaciuto il fatto che ha funzionato bene, mi è piaciuto il fatto che è massiccia, ha un colpo abbastanza robusto. Non mi è piaciuto nemmeno il cavo, che è un po' corto, quindi ci obbliga a utilizzare comunque una prolunga. Però questo rifilatore, per esempio, per le sue dimensioni può essere utilizzato tranquillamente anche con gli accessori di rifilatori di marca superiore, per esempio Makita, per esempio Katsu, eccetera eccetera. Il diametro è lo stesso, possiamo utilizzare gli stessi accessori, quindi se abbiamo comprato ad esempio un set della Makita che ci possa consentire di utilizzare diversi tipi di accessori per fare fresature inclinate eccetera, possiamo associarci con 20 euro questo rifilatore e sfruttare gli accessori con entrambi gli utensili. Secondo me quindi è un acquisto che per un utilizzo hobbistico e non solo può tornare davvero molto utile. Spero di ottenere anche un codice di sconto per farvi pagare questo utensile ancora meno del prezzo che trovate attualmente sul sito. Adesso non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se l'avete trovato utile, se vi è piaciuto e vi ha tenuto compagnia, cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!